Dunque ragazzi, sicuramente chiunque avrà già riconosciuto l'auto in questione, ci hanno dato pochissimi minuti per vederla più da vicino, ma io starei qui davvero tutto il giorno ad ammirare questi dettagli, la fibra di carbonio del telaio, quella pedaliera che sembra un'opera d'arte moderna, a questo abitacolo, questa portiera, guardate che spettacolo. Di che cosa stiamo parlando? Beh, ovviamente stiamo parlando della mitica Pagani Zonda, non di una Zonda qualunque, questa è proprio la primissima Zonda C12 costruita da Orazio Pagani. Ha una storia molto particolare lei, perché è l'auto che precisamente non so se sia questo o meno lo stand, ma è l'auto che è stata presentata qui esattamente 20 anni fa. Un mio amico mi aveva chiesto di guardare il numero di telaio per rendersi conto di quale esemplare si trattasse, ma qui purtroppo non riesco a trovarlo. Dovrebbe trattarsi però del telaio 001, ovvero la prima Zonda in assoluto che ha visto la luce. Siamo di fronte alla purezza assoluta della stirpe di questa incredibile dinastia che negli anni si è evoluta e ha dato vita a alcune delle supercar, anche hypercar ovviamente, più spaventose che siano mai esistite. Guardate i dettagli di questo scarico, ad esempio, è davvero qualcosa di eccezionale. È la Zonda delle origini, perché questo esemplare fu usato per i crash test necessari all'omologazione del modello. Siamo quindi di fronte a un fantastico, direi, rebuild che ha portato la Zonda, la primissima Zonda esposta e poi è andata purtroppo, diciamo, frantumata nei crash test, ha riportato appunto quest'auto in vita e adesso dopo 20 anni è di nuovo nel posto dove per la prima volta fu presentata al pubblico. Una sorta di viaggio nel tempo, se siete stati a Ginevra appunto 20 anni fa, se 20 anni fa eravate qui al Salone di Ginevra, e come vi dicevo questa è la purezza, diciamo, è lo stato più puro della Zonda. Parliamo un po' anche di dati tecnici, ovviamente monoscocca in fibra di carbonio. Mi fa molto strano vedere questo modello dal vivo, perché le pochissime Zonda che sono riuscito a vedere hanno dei cerchi diversi, più grandi. Queste sono ruote da 18 pollici, fanno un'impressione un po' diversa. Ci sono questi freni, ovviamente dei Brembo, niente carbo ceramica ancora, qui eravamo con l'alluminio, ovviamente forati autoventilanti, e sotto questo cofano c'è un 12 cilindri AMG aspirato 6000 da 450 cavalli, peso di 1250 kg. Davvero niente male, considerate anche le dimensioni e l'imponenza di questa vettura, ma anche soltanto il peso che si porta con sé il powertrain. Il cambio era un cambio manuale all'epoca a 6 marce e era appunto inserito all'interno di questo santuario, possiamo chiamarlo, di questo tempio, ma io davvero vorrei che foste qui con me per ammirare più da vicino possibile questa meraviglia che dovrebbe essere, secondo me, perlomeno patrimonio dell'UNESCO. Anche soltanto il modo con cui il cofano posteriore viene fissato al telaio, che spettacolo, e questi specchietti che negli anni hanno anche cambiato posizione, sono andati poi sopra il passaruota. Tra l'altro vi dico che proprio dietro questo schermo c'è proprio il mitico Orazio che sta parlando probabilmente con tecnici, clienti e vari addetti ai lavori, perché quello che ha fatto quest'anno secondo me è un'idea davvero stupenda, riportare la Zonda delle origini per permettere anche a quelli come me che non l'avevano mai vista di poter apprezzare dal vivo l'origine del progetto e capire non tanto l'evoluzione dell'auto, secondo me non è tanto l'evoluzione che quest'auto ha avuto nel corso degli anni, ma è il livello in cui era quest'auto già 20 anni fa, qualcosa di spaventoso devo dire. Soprattutto il frontale è di una bellezza, di una pulizia davvero incredibile, stupenda vederla
così dal vivo. Purtroppo il nostro tempo qui è scaduto, spero di avervela fatta vedere meglio possibile. Vi invito a commentare quindi sul nostro canale di YouTube, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa rievocazione. Dall'altra parte dello stand tolgo il dubbio, anche questa bellissima Huayra Roadster, qui tra l'altro il cofano è anche aperto, per cui posso farvela vedere un po' meglio. Eccolo qua, il capolavoro, sospensioni a doppio braccio, schema push rod. Qui invece c'è il V12 ma in versione biturbo, telaio in carbotanio e c'è la massima esaltazione dello stile con questi interni che davvero non saprei nemmeno come descrivere. Credo che la parola debba ancora essere inventata, ma semplicemente guardate anche il meccanismo di apertura del cofano anteriore, è qualcosa di allucinante, davvero un lavoro pazzesco. Vi do allora appuntamento alla prossima auto, fatemi sapere che cosa ne pensate dello stand Pagani. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!